Lezione 1. Ritiri rilassanti. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare un weekend per rilassarmi. Sembra meraviglioso. Hai in mente un posto specifico? Sto valutando un'accogliente baita in riva al lago. Ho davvero voglia di rilassarmi nella natura. Una cabina sembra perfetta. Hai pensato a quali servizi vorresti? Decisamente, pensavo che sarebbe carino avere una vasca da bagno per dei bagni rilassanti. È un'ottima idea. È così rilassante immergersi in un bagno caldo dopo una lunga giornata. Esattamente. Dovrò verificare se posso richiedere una vasca da bagno al momento della prenotazione della cabina. Assolutamente sì. Solitamente puoi richiedere servizi specifici al momento della prenotazione. Spero che accolgano richieste speciali. Renderebbe il soggiorno molto migliore. La maggior parte dei posti è felice di aiutarti in questo. Assicurati solo di menzionarlo quando prenoti. Buon punto. Chiederò anche dei sentieri escursionistici nelle vicinanze. Voglio godermi la vita all'aria aperta. L'escursionismo sembra un modo fantastico per esplorare la zona. Hai intenzione di andare da solo? Potrei invitare un paio di amici a unirsi. È sempre divertente condividere esperienze. Decisamente. Inoltre, è bello avere compagnia durante le escursioni e il relax in baita. Esattamente. Possiamo cucinare insieme e goderci delle belle serate accanto al fuoco. Sembra un sogno. Cucinare insieme aggiunge esperienza. Cosa farai? Penso a pasti semplici, magari pasta e verdure grigliate. Yum! Potresti anche preparare degli s'mores per dessert accanto al fuoco. Oh, assolutamente. I suore sono un must per ogni viaggio in cabina. È proprio vero. E non dimenticare di portare dei buoni libri da leggere. Ottima idea. Adoro rilassarmi con un libro in un'atmosfera accogliente. È il modo perfetto per rilassarsi. Hai un libro in mente? Volevo leggere un romanzo giallo, qualcosa di elettrizzante per tenermi impegnato. Lezione 2. Creazione di routine. Ehi Anna, ho visto il tuo post sui social media sul tuo percorso di fitness. Wow, impressionante. Grazie, Giovanni. Ho lavorato duramente per rimanere attivo e mantenere uno stile di vita sano. Si vede. Ho davvero bisogno di ritornare anch'io alla mia routine. Sono stato un po' pigro ultimamente. Capisco quella sensazione. Iniziare una routine può essere impegnativo, ma è così gratificante. Esattamente. Che tipo di routine segui? Cerco di combinare allenamento cardio e forza durante la settimana. Mantiene le cose interessanti. Sembra equilibrato. Di solito mi concentro sul cardio, ma so che dovrei incorporare anche l'allenamento della forza. L'allenamento della forza è ottimo per costruire muscoli e aumentare il metabolismo. Ne vale sicuramente la pena. Avevo intenzione di provare alcuni allenamenti a casa. Hai qualche esercizio preferito? Adoro gli squat e le flessioni. Sono semplici ma molto efficaci per gli allenamenti di tutto il corpo. Queste sono buone scelte. Dovrei iniziare con alcune serie ogni giorno per aumentare la mia forza. È un ottimo piano. Puoi aumentare gradualmente l'intensità man mano che diventi più forte. Sì, voglio anche includere un po' di stretching per migliorare la mia flessibilità. Lo stretching è essenziale. Aiuta a prevenire gli infortuni e mantiene i muscoli sani. Ne prenderò nota. E la tua dieta? Segui qualche linea guida specifica?
Cerco di seguire una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e cereali integrali. Sembra intelligente. Spesso dimentico di mangiare abbastanza frutta e verdura durante le giornate impegnative. La preparazione dei pasti può aiutare in questo. Se prepari i pasti in anticipo, è più facile mangiare sano. Preparare i pasti è un'ottima idea. Dovrò dedicare un po' di tempo nei fine settimana a questo. Decisamente. Ti fa risparmiare tempo durante la settimana e ti mantiene in linea con i tuoi obiettivi. Come rimani motivato per restare fedele alla tua routine? Stabilisco obiettivi piccoli e raggiungibili e celebro i miei progressi. Mi mantiene motivato. Questo è un approccio intelligente. Forse dovrei fissare degli obiettivi anche per il mio percorso di fitness. Lezione 3. Viaggiare da sogno. Ehi Anna, mi sono appena imbattuto in alcune incredibili destinazioni di viaggio online. Wow, sembra emozionante. Quali posti hai trovato? Ho visto splendide foto dell'aurora boreale in Islanda. Sembrano magici. Ho sempre desiderato vedere l'aurora boreale. Quanto tempo dovrei restare per catturarli? Idealmente dovresti rimanere per almeno una settimana. Ti dà più possibilità di vederli. Ha senso. Cos'altro puoi fare in Islanda oltre a vedere le luci? C'è così tanto. Puoi esplorare geyser, cascate e persino rilassarti nelle sorgenti termali naturali. Sembra un sogno. Ho sentito che la Laguna Blu è assolutamente da visitare. Assolutamente. È una bellissima SPA geotermica con splendide acque blu. Perfetto per il relax. Posso immaginare. E il cibo? Vale la pena provare i piatti locali? Decisamente. La cucina islandese comprende pesce fresco e agnello. Hanno anche un piatto unico chiamato akar. Ah, Carl? Che cos'è? È squalo fermentato. Ha un sapore forte, ma molti dicono che sia un gusto acquisito. Forse dovrei essere coraggioso per provarlo. E le altre destinazioni? Ho anche trovato splendide foto di Kyoto in Giappone. I fiori di ciliegio sono mozzafiato. Kyoto è bellissima. Mi piacerebbe vedere i templi e i giardini quando sbocciano i fiori di ciliegio. Sì, la primavera è il periodo migliore per visitare quel vibrante scenario rosa. Quanto tempo pensi che dovrei trascorrere a Kyoto? Qualche giorno sarebbe l'ideale per esplorare la città e i suoi siti culturali. Sembra gestibile. Mi piacerebbe anche assistere alle tradizionali cerimonie del tè lì. Le cerimonie del tè sono un modo adorabile per immergersi nella cultura giapponese. Ho visto splendide foto dei giardini durante quelle cerimonie. Sembra così tranquillo. Lo è davvero. La natura gioca un ruolo importante nell'estetica giapponese. Lezione 4. Discorso tecnico. Ehi Anna, ho letto di alcuni nuovi dispositivi elettronici che sembrano utili. Veramente? Quali dispositivi hanno attirato la tua attenzione? Ho trovato un'agenda intelligente che si sincronizza con il tuo calendario e ti ricorda le attività importanti. Sembra fantastico. Spesso dimentico le scadenze, quindi un promemoria sarebbe utile. Esattamente. Può anche aiutarti a stabilire obiettivi e monitorare i tuoi progressi durante la settimana. Potrei sicuramente usarlo. Cerco sempre di mantenermi organizzato, ma spesso rimango indietro. Lo stesso qui. Spesso mi sento sopraffatto dal mio programma. Avere un pianificatore digitale potrebbe davvero aiutare. Hai pensato di creare uno spazio di lavoro digitale per tutti i tuoi progetti?
Io sto pensando di utilizzare un software di gestione dei progetti per mantenere tutto organizzato. È un'ottima idea. Ti consente di suddividere le attività e collaborare anche con gli altri. Sì, adoro l'idea di poter condividere aggiornamenti e comunicare facilmente con i membri del team. La comunicazione è fondamentale. Ho anche sentito parlare di app per prendere appunti digitali che possono essere sincronizzate su tutti i dispositivi. Quelli sono davvero utili. Puoi annotare le idee ovunque e accedervi in seguito. Lo adoro. È perfetto per le sessioni di brainstorming quando l'ispirazione colpisce. Hai mai provato a utilizzare un tablet per prendere appunti? Può essere abbastanza conveniente. Non l'ho fatto, ma ho visto persone usare lo stilo per scrivere proprio come sulla carta. Sì, sembra così naturale e può aiutarti a rimanere concentrato durante le riunioni o le lezioni. Potrei provarci. Conosci qualche buona app per organizzare gli appunti? Ho sentito grandi cose su Notion e Evernote. Entrambi hanno caratteristiche versatili. Li controllerò. Avere tutto in un unico posto mi farebbe risparmiare tantissimo tempo. Decisamente. Inoltre, puoi classificare le note per argomenti o progetti, il che è molto utile. Sembra perfetto. Sono entusiasta di riordinare il mio spazio digitale ed essere più produttivo. Anche io penso che la creazione di un ambiente strutturato possa davvero aumentare la nostra efficienza. Lezione 5. Scoperte saporite. Ehi Anna, ho appena provato questo nuovo piatto di noodle ed è stato incredibile. Veramente? Cosa lo ha reso così speciale? I noodles erano saporiti e le spezie creavano un'esplosione di sapori nella mia bocca. Sembra delizioso. Che tipo di spezie usavano? Hanno usato una miscela di peperoncino, aglio e zenzero. Ha dato al piatto un bel tocco. Adoro lo zenzero in cucina. Aggiunge un gusto così fresco. L'hai fatto tu stesso? Spero che... L'ho trovato in un ristorante locale specializzato in cucina asiatica. Devo controllare quel posto. Hanno altri piatti interessanti. Sì, offrono una varietà di gnocchi e piatti di riso e persino opzioni di dessert. I ravioli sembrano invitanti. Sono cotti al vapore o fritti? Hanno entrambi. Quelli al vapore sono ripieni di carne di maiale, mentre quelli fritti sono croccanti e dorati. Posso quasi assaggiarli. E il dolce? Qualche consiglio? Hanno un budino al cocco leggero e rinfrescante, perfetto dopo un pasto salato. Sembra delizioso. Adoro i dolci al cocco. Di solito sono così cremosi e dolci. Esattamente. La combinazione di sapori e consistenze lo rende un finale perfetto. Mi viene fame solo a sentirlo. Hai intenzione di tornarci presto? Decisamente. La prossima volta voglio provare più piatti, in particolare la zuppa piccante di noodle. La zuppa di noodle piccante sembra un'ottima scelta. Adoro una zuppa buona e calda. Anche io, che è perfetto per le giornate fredde. Hai un piatto di pasta preferito? Sono un grande fan del pad thai. La combinazione di arachidi, lime e verdure fresche è sorprendente. Il pad thai è delizioso. Adoro il modo in cui bilancia i sapori dolci, acidi e salati. Esattamente. E lo scricchiolio delle arachidi aggiunge una bella consistenza. Hai provato a realizzarlo? Io... È stato un po' complicato, ma ne è valsa la pena. Lo rifarò sicuramente. Lezione 6. Consigli di viaggio.
Ciao Anna, ho letto delle normative sui viaggi, in particolare per quanto riguarda i liquidi nei bagagli. È una mossa intelligente. Cosa hai scoperto sulla quantità di liquidi che possiamo portare? Sì, ogni contenitore non dovrebbe contenere più di 100 millilitri se voli. Ha senso. E tutti i contenitori devono stare in un unico sacchetto da 1 litro, giusto? Esattamente. È importante seguire queste regole per evitare ritardi ai controlli di sicurezza. Hai mai avuto a che fare con una cosa del genere in aeroporto? Io, una volta mi sono dimenticato di una grande bottiglia di shampoo e hanno dovuto buttarla via. Oh no, sembra frustrante. Adesso ricontrollo sempre la mia borsa. Buona idea. È meglio prevenire che curare. Hai degli oggetti essenziali per il viaggio che metti sempre in valigia. Decisamente. Porto sempre un caricabatterie portatile. È un vero toccasana durante i voli lunghi. È un ottimo consiglio. Di solito mi dimentico di mettere in valigia il mio e finisco per preoccuparmi della batteria del telefono. Un altro must per me sono le cuffie con cancellazione del rumore. Fanno un'enorme differenza sugli aerei. Posso immaginare. È bello bloccare il rumore e godersi un po' di musica o un bel film. Esattamente. E gli snack? Ne porti qualcuno quando viaggi? Sì, metto sempre in valigia delle noci e delle barrette di cereali. Sono sani e mi mantengono sazio. È intelligente. Il cibo in aeroporto può essere costoso e non sempre il migliore. Giusto. Avere degli snack a portata di mano fa risparmiare tempo e denaro. Che snack porti solitamente? Adoro portare frutta secca e cioccolato fondente. Sono perfetti per un dolcetto? Sembra delizioso. Dovrei provarlo la prossima volta. Hai qualche consiglio per stare comodo durante il volo? Gli strati sono fondamentali. Indosso sempre un maglione leggero perché sugli aerei può fare freddo. Ottimo consiglio. Porto anche un cuscino per il collo per un comfort extra. Mi aiuta a dormire meglio. Devo prenderne uno. Dormire sugli aerei può essere complicato senza un supporto adeguato. Totalmente. E non dimenticare di rimanere idratato. L'acqua potabile è essenziale durante i voli lunghi. Lezione 7. Benefici per il fitness. Ehi Anna, ultimamente ho ripreso la mia routine di allenamento. È fantastico. È fantastico, John. Quali sono alcuni benefici fisici che hai sperimentato finora? Bene, mi sento più energico durante il giorno, il che è un enorme miglioramento. L'energia è così importante. Hai notato cambiamenti nella tua forza o resistenza? Decisamente. Ora posso sollevare pesi più pesanti e correre distanze più lunghe senza sentirmi esausto. È impressionante. È sorprendente quanto velocemente i nostri corpi riescano ad adattarsi all'esercizio fisico regolare. Lo è davvero. Sento anche che i miei muscoli sono più tonici, il che aumenta la mia fiducia. I muscoli tonici possono fare una grande differenza nel modo in cui ci sentiamo. Che tipo di allenamenti hai fatto? Ho mescolato l'allenamento della forza con il cardio come la corsa del ciclismo. Mantiene le cose interessanti. Combinare gli allenamenti è un approccio intelligente. Aiuta a prevenire la noia e fa lavorare diversi gruppi muscolari. Esattamente. Mi piacciono anche le lezioni di gruppo. Mi motivano a spingermi più forte. Le lezioni di gruppo possono essere così edificanti. È bello condividere l'esperienza con gli altri. Di sicuro. Inoltre gli istruttori spesso forniscono consigli utili sulla forma e sulla tecnica. Questo è un grande vantaggio. Una buona forma è essenziale per evitare infortuni. Hai avuto infortuni prima?
Per fortuna nessun infortunio grave, ma ho avuto qualche indolenzimento per aver esagerato. Il dolore è comune, soprattutto quando si inizia una nuova routine. Stai facendo qualcosa per aiutare il recupero? Sì, mi assicuro di fare stretching dopo gli allenamenti e di prendermi i giorni di riposo quando necessario. Lo stretching è fondamentale. Aiuta a migliorare la flessibilità e riduce il rischio di lesioni. Cerco anche di rimanere idratato e di seguire una dieta equilibrata per sostenere i miei allenamenti. È intelligente. La nutrizione gioca un ruolo enorme nel modo in cui ci sentiamo e ci comportiamo. Cosa mangi di solito? Mi concentro su proteine magre, cereali integrali e molta frutta e verdura. Sembra una dieta sana. Cucini tu i tuoi pasti o preferisci l'asporto? Per lo più cucino a casa. È divertente sperimentare nuove ricette e sapori. Lezione 8. Routine mattutine. Ehi Anna, ultimamente ho pensato alla mia routine mattutina. È stato un po' caotico. Posso capirlo. Una buona routine mattutina può dare un tono positivo alla giornata. Cosa fai di solito? Ho fretta di alzarmi dal letto e spesso salto la colazione. Non è il modo migliore per iniziare la giornata. Saltare la colazione può sicuramente farti sentire lento. Hai pensato di svegliarti prima? Sì, ci ho pensato. Se potessi alzarmi ogni giorno prima delle 9 sarebbe utile. Assolutamente. Svegliarsi prima ti dà più tempo per prepararti e rilassarti prima di iniziare la giornata. Sono d'accordo. Mi piacerebbe fare qualche esercizio la mattina. Hai una routine di allenamento mattutina? Io faccio. Di solito vado a fare una corsetta veloce o faccio un po' di yoga. Mi dà energia per il resto della giornata. Sembra fantastico. Ho sentito che lo yoga può anche aiutare con flessibilità e sollievo dallo stress. Lo fa davvero? Anche solo 15 minuti di stretching possono fare una grande differenza nel modo in cui mi sento. Dovrei provarlo. Quali altre attività includi nella tua routine mattutina? Trascorro anche qualche minuto in meditazione. Mi aiuta a schiarirmi la mente e a concentrarmi sui miei obiettivi. La meditazione sembra una pratica meravigliosa. Avrei voluto provarlo, ma non riesco mai a trovare il tempo. È più facile di quanto pensi. Puoi iniziare con soli 5 minuti al giorno. È fattibile. Cercherò di incorporarlo nelle mie mattine. E a colazione? Di solito mangio farina d'avena con frutta o un frullato. È abbondante e nutriente. Sembra delizioso e salutare. Spesso prendo un caffè e mi dimentico di mangiare. Il caffè è ottimo, ma è importante bilanciarlo con un buon pasto. Forse provare l'avena notturna? Avena notturna. Come i fai? È semplice. Basta mescolare l'avena con latte o yogurt, aggiungere frutta o noci e lasciarla riposare in frigorifero per una notte. Sembra facile. Potrei prepararlo la sera prima e prenderlo la mattina. Lezione 9. Etichetta e costumi. E Anna, stavo leggendo di diverse usanze in tutto il mondo ed è affascinante. Lo è davvero. Alcune tradizioni hanno origini interessanti. Cosa hai scoperto? Ho imparato che togliersi il cappello in segno di rispetto potrebbe originariamente derivare dal togliersi un casco. È una connessione fantastica. È logico che simboleggia l'apertura e l'umiltà. Esattamente. È come dimostrare che non sei una minaccia. Hai notato usanze insolite durante i tuoi viaggi? Sì, in alcune culture è educato salutare le persone con un inchino invece che con una stretta di mano. Inchinarsi è un gesto rispettoso.
Ho sentito che è comune in Giappone. Quali altre usanze conosci? In Italia è consuetudine salutare tutti i presenti nella stanza, anche se non li conosci. Interessante. Crea un'atmosfera amichevole. Al contrario, alcuni luoghi preferiscono uno spazio più personale. Vero! In alcune culture, stare troppo vicini può essere scomodo. È importante conoscere le norme locali. Assolutamente. Ricordo di essermi sentito un po' perso quando viaggiavo in un nuovo paese senza capirne l'etichetta. Può essere impegnativo. Leggere le usanze prima della visita è sempre una buona idea. Sì, mostra rispetto per la cultura locale. A proposito di dogana, cosa ne pensi della mancia? Le mance variano così tanto. In alcuni paesi è previsto, mentre in altri è considerato scortese. Giusto. Negli Stati Uniti la mancia è comune, ma in Giappone non è necessaria perché il servizio è già incluso. Trovo sempre interessante il modo in cui le usanze si evolvono nel tempo. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui non sapevi cosa fare? Sì, una volta ho usato accidentalmente la mano sinistra per passare qualcosa in un paese del Medio Oriente e mi sono sentito in imbarazzo. È comprensibile. In alcune culture, la mano sinistra è considerata impura. È bello imparare queste cose. Di sicuro. Penso che essere consapevoli delle usanze possa migliorare le nostre esperienze di viaggio e aiutarci a entrare in contatto con la gente del posto. Assolutamente. Apre la porta a interazioni più significative. E le buone maniere a tavola? Qualche consiglio? Oh, le buone maniere a tavola possono essere molto diverse. In alcuni posti è educato a finire tutto quello che hai nel piatto, mentre in altri no. L'ho notato anch'io. In Francia, ad esempio, lasciare un po' di cibo può dimostrare che sei soddisfatto. Questo è un ottimo punto. Conoscere queste sfumature può aiutare a evitare malintesi. Lezione 10. Negoziazione salariale. Ehi Anna, stavo pensando di negoziare il mio stipendio per il mio nuovo lavoro. Sembra una mossa intelligente. Hai una strategia in mente? Sì, ho intenzione di enfatizzare le mie capacità ed esperienze durante la discussione. È un ottimo approccio. Evidenziare i tuoi punti di forza può darti maggiore influenza. Esattamente. Ho fatto ricerche sullo stipendio medio per la mia posizione e il mio settore, il che aiuta. Questo è essenziale. Conoscere il tuo valore può fare una grande differenza nelle negoziazioni. Vuoi ora anche condividere esempi specifici dei miei successi passati per dimostrare il mio valore? È un'idea fantastica. Esempi concreti possono convincere i datori di lavoro delle tue capacità. Lo penso anch'io. Mi sto anche preparando a discutere su come posso contribuire al successo dell'azienda. Mostrare come puoi aggiungere valore è fondamentale. Hai messo in pratica le tue capacità di negoziazione? Ho fatto un gioco di ruolo con un amico per rafforzare la mia fiducia nella conversazione. È una tattica intelligente. La pratica può aiutarti ad anticipare domande e obiezioni. Giusto? Voglio essere pronto per eventuali controfferte che potrebbero presentare. È bello avere un'idea chiara di ciò che desideri e di ciò che sei disposto ad accettare. Sono d'accordo. Sto considerando anche benefici non salariali, come giorni di ferie aggiuntivi o orari flessibili. Anche quelli sono importanti. A volte i vantaggi possono essere preziosi quanto uno stipendio più alto. Esattamente. Desidero un pacchetto retributivo completo che rifletta le mie esigenze. Questo è un approccio pratico. Ci sono delle tecniche di negoziazione che intendi utilizzare? Ho letto della tecnica del silenzio, in cui fai una pausa dopo aver dichiarato le tue aspettative salariali.
può essere efficace. Il silenzio spesso incoraggia l'altra parte a colmare il divario con un'offerta. Sì, è importante non affrettare la conversazione. Voglio sembrare sicuro e composto. Questa è la chiave. Mantenere un atteggiamento positivo può anche influenzare il processo di negoziazione. Assolutamente. Ho intenzione di esprimere il mio entusiasmo per il ruolo mentre discuto le mie aspettative. Lezione 11. Comprendere la corruzione. E Anna, mi sono imbattuto nel termine corruzione mentre leggevo di questioni governative. Questo è un argomento importante. La corruzione può avere gravi effetti sulla società. Cosa hai imparato? Ho imparato che quando un funzionario di un governo o di un'azienda agisce in modo disonesto, diciamo che questa persona è corrotta. Esattamente. La corruzione spesso implica un abuso di potere per guadagno personale. Può includere corruzione o frode. Giusto. È allarmante come la corruzione possa minare la fiducia nelle istituzioni. Hai visto esempi di questo? Sì, in alcuni paesi, i funzionari governativi sono stati sorpresi ad appropriarsi indebitamente di fondi pubblici. È scoraggiante. È vero. Vedi risorse dai servizi essenziali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Assolutamente. La corruzione può ostacolare lo sviluppo economico e peggiorare la disuguaglianza. Ho letto anche che la corruzione può essere difficile da eliminare perché spesso diventa sistemica. Questo è un buon punto. Quando la corruzione è diffusa, può creare una cultura di disonestà. Esattamente. Le persone potrebbero ritenere normale impegnarsi in pratiche corrotte se tutti intorno a loro lo fanno. È un circolo vizioso. Cosa pensi si possa fare per combattere la corruzione? La trasparenza è fondamentale. I governi dovrebbero rendere le loro operazioni aperte al controllo pubblico. Sono d'accordo. La trasparenza aiuta a ritenere i funzionari responsabili e riduce le opportunità di corruzione. Anche l'istruzione è fondamentale. Insegnare alle persone i propri diritti può consentire loro di resistere alla corruzione. Decisamente. I cittadini informati sono più propensi a chiedere responsabilità ai loro leader. Ho letto che i media indipendenti svolgono un ruolo fondamentale nel denunciare le attività corrotte. È vero, il giornalismo investigativo può scoprire scandali e informare il pubblico. È impressionante come i media possano influenzare il cambiamento evidenziando la corruzione. Sì, quando le persone sono consapevoli della corruzione, possono spingere per riforme e una migliore governance. Parlando di riforme, alcuni paesi hanno implementato leggi anticorruzione. Ne hai sentito parlare? Sì, la legislazione volta a prevenire la corruzione può contribuire a creare un ambiente più etico. È incoraggiante vedere i governi agire contro la corruzione. Tuttavia l'applicazione è fondamentale. Lezione 12. Reti e comunicazione. E Anna, ho pensato a come creare collegamenti per i prossimi eventi. È un'ottima idea. Il networking può davvero aprire le porte. Quali strategie stai considerando? Credo che inviare una email personalizzata ai potenziali contatti sia fondamentale. Mostra interesse e impegno. Assolutamente. Una email personalizzata può fare una forte impressione rispetto ad un messaggio generico. Esattamente. Ho intenzione di menzionare dettagli specifici sul loro lavoro per dimostrare che ho fatto i compiti. È intelligente. Personalizzare il tuo messaggio può favorire relazioni migliori e dimostrare un interesse genuino. Penso anche che sia importante dare seguito all'evento. Una breve email di ringraziamento può fare molto. Sì,
IO Follow-up mantiene viva la conversazione e rafforza la tua connessione. Cos'altro pensi di fare? Sto valutando la possibilità di frequentare workshop o seminari relativi al mio campo. Sono ottimi per incontrare nuove persone. I workshop sono fantastici. Non solo forniscono conoscenze, ma creano anche opportunità di networking. Esattamente. Inoltre partecipare alle discussioni durante questi eventi può aiutare a rompere il ghiaccio. Di sicuro, fare domande dimostra che sei interessato e può portare a conversazioni più profonde. Voglio anche preparare una breve presentazione su di me da condividere quando incontro nuove persone. È un ottimo approccio. Un'introduzione concisa può aiutare gli altri a ricordarti meglio. Includerò il mio background, le mie competenze e ciò che spero di ottenere dall'evento. È perfetto! Fornisce alle persone il contesto su chi sei e cosa stai cercando. Sto anche pensando di connettermi sui social media dopo l'evento per mantenere quelle relazioni. È una mossa intelligente. Piattaforme come LinkedIn sono eccellenti per il networking professionale. Sì, condividere articoli o aggiornamenti rilevanti su LinkedIn può tenerti sul loro radar. Esattamente. Interagire con i loro contenuti può anche rafforzare la tua connessione. Credo davvero che costruire una rete forte possa portare a nuove opportunità e collaborazioni. Assolutamente. Fare rete significa creare relazioni reciprocamente vantaggiose. Sono entusiasta di mettere in atto queste strategie al prossimo evento a cui parteciperò. Lezione 13. Piani per vacanze da sogno. Ehi Anna, ultimamente sto sognando ad occhi aperti una vacanza. Sembra fantastico. Sembra eccitante. Dove pensi di andare? Sto immaginando un'isola tropicale dove potremmo rilassarci sulla spiaggia e goderci le acque cristalline. Sembra perfetto. L'idea di rilassarsi al sole con una bibita fresca è così allettante. Esattamente. Posso già immaginare gli splendidi tramonti e la soffice sabbia sotto i miei piedi. Quei tramonti possono essere mozzafiato. Ci sono isole specifiche che hai in mente? Stavo pensando alle Maldive. I bungalow sull'acqua sono incredibili. Le Maldive sono stupende. Ho sentito che anche lo snorkeling è fantastico. Sì, nuotare tra barriere coralline colorate e pesci esotici sarebbe una vera avventura. Lo farebbe davvero? Preferisci rilassarti sulla spiaggia o ti piacciono più attività? Adoro un mix di entrambi. Qualche giorno di relax seguito da alcune attività avventurose sembra l'ideale. È un ottimo equilibrio. Potresti andare in kayak o fare un giro in barca per esplorare le isole vicine. Assolutamente. E magari qualche passeggiata serale lungo la riva per godersi il cielo notturno. Quelle passeggiate sarebbero magiche. Il suono delle onde e delle stelle sopra creano un'atmosfera così tranquilla. Sì, inoltre provare la cucina locale sarebbe il momento clou del viaggio. Pesce fresco direttamente sulla spiaggia. Yum! Già mi immagino di gustare pesce alla griglia con frutti tropicali. Che meraviglia! Esattamente. Il cibo è una parte così importante del viaggio. È divertente sperimentare sapori diversi. Hai pensato a quanto tempo vorresti restare? Penso che una settimana sarebbe perfetta. Abbastanza tempo per rilassarsi ed esplorare senza sentirsi affrettati. Sembra l'ideale. Potresti anche fare una gita di un giorno alle attrazioni o ai siti culturali nelle vicinanze. Ottima idea. Conoscere la cultura locale può arricchire l'esperienza di viaggio.
Assolutamente. È affascinante vedere come culture diverse celebrano le loro tradizioni. Mi piacerebbe visitare i mercati locali e provare anche lo street food. È sempre un'avventura. Lezione 14. Alla scoperta delle gemme locali. Ehi Anna, ultimamente ho esplorato di più la nostra città e ho trovato qualcosa di entusiasmante. Oh, veramente? Cosa hai scoperto? C'è un accogliente bar nel centro della città che serve ottimi pasticcini. Sembra delizioso. Adoro un buon caffè con un'atmosfera calda. Che tipo di pasticcini hanno? Hanno di tutto, dai croissant friabili ai ricchi, eclair al cioccolato. È il sogno di ogni amante della pasticceria. Yum! Posso già immaginare di godermi un cornetto fresco con una tazza di caffè. Hanno qualche bevanda speciale? Sì, offrono miscele di caffè uniche e persino un latte speziato di zucca stagionale che è davvero popolare. Sembra perfetto per l'autunno. Mi piace provare diversi gusti di caffè. È un posto occupato? Può diventare piuttosto affollato, soprattutto nei fine settimana. Molte persone amano rilassarsi lì con gli amici. Questo è un buon segno. Deve avere una bella atmosfera. Hanno posti a sedere all'aperto? Sì, lo fanno. C'è un bel patio dove puoi sederti e goderti l'aria fresca. Adoro i posti a sedere all'aperto. È fantastico per osservare la gente sorseggiando un caffè. Esattamente. Inoltre la caffetteria è decorata con opere d'arte locale che contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente. È meraviglioso. Supportare gli artisti locali è un bel tocco. Hai provato qualcuno dei loro pasticcini? L'altro giorno ho mangiato una costata ai lamponi ed era deliziosa. Le bacchere erano così fresche. Sembra fantastico. Adoro i dolci che bilanciano la dolcezza con un po' di acidità. Sono d'accordo. Sto pensando di portare lì alcuni amici questo fine settimana per condividere l'esperienza. È un'ottima idea. È sempre divertente gustare del buon cibo in buona compagnia. Esattamente. Inoltre, voglio che provino i famosi panini alla cannella del bar. Sono enormi. Enormi panini alla cannella? Conta su di me. Mi piacerebbe unirmi a tutti voi e provarli. Perfetto. Più siamo meglio ora è. Possiamo farne una gita divertente. Non vedo l'ora. Esplorare nuovi posti in città può portare a grandi ricordi. Decisamente. È bello scoprire posti locali invece di andare sempre nelle catene di ristoranti. Lezione 15. Trovare la pace nella natura. Ehi Anna, ieri ho visitato il giardino botanico ed è stato incredibile. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato andarci. Com'è stato? Era come entrare in una scena pacifica e rilassante. I fiori erano in piena fioritura e i colori erano vibranti. Posso immaginare. La natura ha un modo per calmare la mente. Hai fatto qualche foto? Sì, ne ho presi parecchi. Le rose erano particolarmente stupende e c'erano così tante varietà. Le rose sono bellissime. Adoro anche la loro fragranza. C'erano altre piante interessanti? Decisamente. Avevano una sezione con piante tropicali e le foglie erano enormi. Sembrava una giungla. Sembra affascinante. Adoro la diversità delle piante nei giardini botanici. Hai visto qualche fauna selvatica? Sì, c'erano farfalle che svolozzavano intorno e persino alcuni uccelli che cantavano sugli alberi. Sembra incantevole. Essere circondati dalla natura può essere così rinfrescante. Come ti sei sentito lì? Mi sono sentito rilassato ed ringiovanito. È stata una bella fuga dal trambusto della vita quotidiana. Capisco perfettamente.
A volte, abbiamo solo bisogno di allontanarci e goderci la bellezza che ci circonda. Esattamente. Mi sono seduto per un po' su una panchina, ascoltando i suoni della natura. Era così rilassante. Sembra un modo perfetto per rilassarsi. Hai notato qualche caratteristica unica nel giardino? Sì, c'era un bellissimo laghetto con pesci koi che nuotavano con grazia. Il riflesso degli alberi sull'acqua era stupefacente. Deve essere stato uno spettacolo incantevole. I giochi d'acqua aggiungono sempre un tocco sereno ai giardini. Lo fanno davvero. Ho visto anche una piccola cascata e il suono dell'acqua che scorreva era rilassante. Le cascate possono essere così rilassanti da ascoltare. Crea un'atmosfera tranquilla. Di sicuro. Penso che potrei passare ore semplicemente godendomi i panorami e i suoni lì. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta. Sembra un ottimo posto per connettersi con la natura. Dovresti assolutamente. È un modo meraviglioso per ricaricarsi e ritrovare un po' di tranquillità. Sono d'accordo. Magari possiamo organizzare un picnic lì. Goditi il panorama mentre mangi qualche spuntino. È un'idea fantastica. Un picnic circondato dai fiori sarebbe un'esperienza deliziosa. Lezione 16. Accessori e servizi dell'hotel. E Anna, ho una domanda sulla palestra dell'hotel. Mi potete aiutare? Ovviamente. Cosa vuoi sapere? Sono curioso di sapere che tipo di attrezzatura hanno. Sai se è ben attrezzato? Credo che abbiano una buona gamma di attrezzature, inclusi tapis roulant, pesi e persino alcuni tappetini per lo yoga. Sembra promettente. Cerco sempre una palestra che offra sia opzioni di allenamento cardio che di forza. Decisamente. È fantastico avere varietà. Hai intenzione di utilizzare la palestra durante il tuo soggiorno? Sì, mi piace mantenere la mia routine di fitness anche quando viaggio. Mi aiuta a sentirmi pieno di energia. Questo è un approccio intelligente. Hai controllato se offrono anche lezioni di fitness? Non l'ho ancora esaminato. Pensi che varrebbe la pena iscriversi ad un corso? Assolutamente. Le lezioni possono essere un modo divertente per rimanere motivati e incontrare nuove persone. Questo è un buon punto. Potrebbe piacermi un allenamento di gruppo. Potrebbe rendere l'esercizio più piacevole. Inoltre, gli istruttori spesso forniscono preziosi consigli e si assicurano che tu stia eseguendo gli esercizi correttamente. Giusto. Posso sempre usare la guida per migliorare la mia forma. Ci sono lezioni specifiche che consigli? Ho sentito che le lezioni di yoga e spinning sono molto popolari. Entrambi offrono ottimi allenamenti. Lo yoga sembra rilassante, mentre lo spinning mi fa sicuramente battere il cuore. Potrei provarli entrambi. È un ottimo piano. Inoltre, controlla se la palestra dispone di sauna o bagno turco. Quelli sono utili per il recupero. Oh, adoro le saune. Sono perfetti per rilassarsi dopo l'allenamento. Pensi che questo hotel ne abbia uno? Penso di sì. Una sauna può davvero migliorare la tua esperienza di fitness e è ottimo per il rilassamento muscolare. Sono felice di saperlo. Cercherò sicuramente questi servizi al momento del check-in. Un'altra cosa da considerare è la posizione dell'hotel. È vicino a parchi o piste da corsa. Sì, ho notato che c'è un grande parco nelle vicinanze. Potrei andare a correre lì invece di usare il tapis roulant. Sembra adorabile. Correre all'aperto può essere rinfrescante e ti fa cambiare scenario. Esattamente. Mi piace stare all'aria aperta. Fa sì che l'esercizio fisico sembri meno un compito ingrato. Lezione 17. Visite e storie familiari. Ehi, Anna, indovina un po'. Mio nonno dall'Irlanda verrà presto a trovarci.
emozionante. Adoro le visite familiari. Quanto tempo è passato dall'ultima volta che l'hai visto? Sono passati un paio d'anni. L'ultima volta è venuto in barca ed è stata una vera avventura. Una gita in barca sembra fantastica. Ti ha raccontato qualche storia sul suo viaggio? Sì, ha parlato di quanto fosse bello l'oceano e di come abbia visto persino i delfini lungo la strada. Delfini. Deve essere stato uno spettacolo magico. Mi piacerebbe vederli allo stato brado. Assolutamente. Ha detto che rendeva il lungo viaggio più breve. Gli piace la bellezza dell'oceano. Posso capire perché. C'è qualcosa di pacifico nell'essere sull'acqua. Cos'altro ha condiviso? Ha menzionato l'incontro con persone interessanti sulla barca come viaggiatori provenienti da diversi paesi. Sembra affascinante. Incontrare nuove persone può rendere i viaggi molto più arricchenti. Decisamente. Ama ascoltare le loro storie e condividere le proprie esperienze. Tuo nonno sembra un grande narratore. Ha qualche storia preferita? Oh, ne ha in abbondanza. Uno dei miei preferiti riguarda la sua infanzia in Irlanda e i giochi a cui giocava. Sembra delizioso. È meraviglioso conoscere la storia e le tradizioni della famiglia. Sì, ci collega davvero alle nostre radici. Non vedo l'ora di ascoltare altre storie quando verrà a trovarci. Hai pianificato qualche attività per la sua visita? Ho pensato che potremmo portarlo a vedere qualche attrazione locale, magari visitare il vecchio castello lì vicino. È un'ottima idea. I castelli hanno una storia così ricca. Sono sicuro che gli piacerà. Sì, e voglio anche fargli conoscere alcuni dei nostri cibi preferiti, come il bobok e la pizza. Perfetto! Il cibo può essere un modo meraviglioso per legare. Qual è il suo piatto preferito? Ama i piatti tradizionali irlandesi come la torta del pastore. Potrei provare a farglielo. Sembra delizioso. Cucinare insieme può anche essere un'attività divertente durante la sua visita. Esattamente. Sono emozionato solo a pensarci. Sarà fantastico trascorrere del tempo di qualità con lui. Lezione 18. Esplorare la vita universitaria. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'Università di Windsor? Mi sono documentato. Sì, l'ho fatto. È noto per i suoi diversi programmi e il bellissimo campus. Cosa ha attirato la tua attenzione? Adoro il modo in cui hanno studenti da ogni parte, da ovest a est e da sud a nord. Crea un ambiente culturale così ricco. Assolutamente. La diversità in un contesto universitario può migliorare le esperienze di apprendimento. Hai considerato di candidarti lì? Ci sto pensando. Offrono alcuni programmi unici in linea con i miei interessi, soprattutto nelle relazioni internazionali. Sembra una scelta fantastica. Studiare le relazioni internazionali può aprire molte porte. Quali aree specifiche ti interessano? Sono particolarmente interessato alla diplomazia e alle questioni globali. Credo che comprendere culture diverse sia fondamentale. Questa è una prospettiva preziosa. Inoltre, imparare da compagni di classe con background diversi può fornire spunti del mondo reale. Esattamente. Mi piacerebbe ascoltare le loro storie ed esperienze. Amplierebbe la mia comprensione del mondo. Sai se hanno organizzazioni studentesche legate agli studi internazionali? Sì, ne hanno alcuni, come l'Associazione degli Studenti Internazionali. È un ottimo modo per connettersi con gli altri. Sembra perfetto. Unirsi a tali organizzazioni può aiutarti a fare amicizia e fare rete. Decisamente. Ho letto anche che l'università ospita eventi e festival culturali durante tutto l'anno.
Questi eventi devono essere così divertenti. È una grande opportunità per celebrare culture e tradizioni diverse. Di sicuro. Penso che partecipare a quegli eventi arricchirebbe la mia esperienza universitaria. Hai dato un'occhiata alle strutture del campus? Ho sentito che hanno una biblioteca e spazi studio fantastici. Sì, la biblioteca dispone di una vasta raccolta di risorse e le aree studio sono progettate per il lavoro di gruppo. Questo è importante. Gli spazi collaborativi possono rendere lo studio più coinvolgente e produttivo. Sono d'accordo. E ho anche visto che hanno un centro fitness e squadre sportive. Rimanere attivo è essenziale per me. Questa è una caratteristica fantastica. Trovare un equilibrio tra studio accademico e attività fisica è fondamentale per uno stile di vita sano. Assolutamente. Sono entusiasta della possibilità di unirmi a una squadra sportiva e fare nuove amicizie. Sembra che tu stia davvero considerando seriamente questa opportunità. Hai già visitato il campus? Non ancora, ma ho intenzione di fare presto un tour del campus. Voglio avere un'idea dell'ambiente. Lezione 19. L'evoluzione dei giornali. Ciao Anna, ho letto un articolo interessante su come i giornali si sono evoluti nel tempo, soprattutto in America. Oh, veramente? Che cosa ha detto riguardo ai cambiamenti nei giornali? Ha affermato che nel frattempo si è sviluppato un approccio più popolare ai giornali, incentrato sul sensazionalismo e sull'intrattenimento. Sensazionalismo? Sembra intrigante. Immagino che attiri più lettori, ma può anche cambiare la qualità delle notizie. Esattamente, lo spostamento verso contenuti più divertenti spesso mette in ombra il giornalismo serio. Questa è un'arma a doppio taglio. Sebbene attiri il pubblico, può disinformare o distrarre le persone da questioni importanti. Giusto? L'articolo discuteva di quante persone ora preferiscono titoli che attirino l'attenzione piuttosto che resoconti approfonditi. L'ho notato anch'io. Molti articoli sembrano dare priorità ai click rispetto alla fornitura di informazioni complete. Si tratta di ottenere visualizzazioni e condivisioni sui social media che possono davvero modellare la percezione del pubblico. Vero! I social media hanno cambiato il modo in cui vengono consumate le notizie. Pensi che i giornali tradizionali possano sopravvivere a questo cambiamento? Alcuni si stanno adattando offrendo versioni digitali, ma devono trovare un equilibrio tra intrattenimento e reportage di qualità. Questo è un buon punto. Molti lettori apprezzano ancora il giornalismo investigativo e l'analisi ponderata. Sì, c'è una richiesta di fonti affidabili, soprattutto durante eventi critici. La fiducia nei media è essenziale. Hai visto qualche giornale che si sta adattando con successo a questi cambiamenti? Sì, alcuni hanno lanciato podcast e contenuti video per raggiungere un pubblico più ampio mantenendo i propri standard. È una strategia intelligente. Permette loro di interagire con i lettori in diversi formati. Esattamente. L'importante è rimanere rilevanti in un mondo digitale frenetico. E i giornali locali? I giornali locali svolgono ancora un ruolo cruciale nelle comunità, fornendo notizie che spesso i media nazionali trascurano. Assolutamente. Mantengono le persone informate sugli eventi e le questioni locali che contano di più per loro. Penso che sia importante sostenere il giornalismo locale. Spesso fanno affidamento su abbonamenti e donazioni della comunità. Sì, quando le comunità investono nei loro giornali locali si assicurano che vengano raccontate storie importanti. È un modo per promuovere la connessione e la responsabilità all'interno della comunità. Sei abbonato a qualche giornale? Preferisco leggere un mix di notizie locali e nazionali per rimanere informato sulle diverse prospettive. Lezione 20. L'importanza di una comunicazione chiara.
Ehi Anna, stavo leggendo di quanto sia importante una comunicazione chiara in vari campi. Sembra interessante. Su quali aspetti della comunicazione si stavano concentrando? Hanno discusso di come comprendere la logica alla base dei cambiamenti nei metodi di comunicazione sia essenziale per il successo. Assolutamente. Quando le persone comprendono il motivo per cui stanno avvenendo i cambiamenti, è più probabile che si adattino e li accolgano. Esattamente. Ad esempio degli affari, una comunicazione chiara può migliorare il lavoro di squadra e aumentare la produttività. Sono completamente d'accordo. Una cattiva comunicazione può portare a errori e incomprensioni, che possono costare caro. Giusto. È affascinante quanto tempo e risorse possano essere sprecati se il messaggio non viene trasmesso in modo chiaro. Hai visto qualche esempio in cui una comunicazione chiara ha fatto una differenza significativa? Sì, nell'assistenza sanitaria, ad esempio, una comunicazione chiara tra medici e pazienti può migliorare i risultati del trattamento. Questo è un ottimo esempio. I pazienti che comprendono le loro condizioni hanno maggiori probabilità di seguire il consiglio medico. Esattamente. Permette loro di prendersi cura della propria salute. E nell'istruzione, Nell'istruzione, una comunicazione chiara aiuta gli studenti a cogliere meglio i concetti e incoraggia la partecipazione attiva. vero, quando gli insegnanti comunicano in modo efficace, gli studenti si sentono più a loro agio nel porre domande. E questo favorisce un ambiente di apprendimento positivo. È fondamentale che gli studenti si sentano supportati. Decisamente. Penso anche che nelle relazioni personali una comunicazione chiara possa prevenire i conflitti. Sì, le incomprensioni spesso possono portare a discussioni inutili. Il dialogo aperto è fondamentale. Lo è davvero. Credo che praticare abilità comunicative efficaci possa apportare benefici a tutti gli ambiti della vita. Assolutamente. Hai qualche consiglio per migliorare le capacità comunicative? Un consiglio è quello di ascoltare sempre attivamente. Dimostra che apprezzi il punto di vista dell'altra persona. Questo è un ottimo punto. L'ascolto attivo può favorire la fiducia e rendere le conversazioni più significative. Un altro consiglio è quello di essere concisi. Arrivare al punto aiuta a evitare confusione e a mantenere la conversazione focalizzata. Sono d'accordo. Essere concisi può far risparmiare tempo e garantire che le idee principali siano comunicate in modo efficace. Inoltre, l'uso di un linguaggio del corpo positivo può migliorare la comunicazione. I segnali non verbali svolgono un ruolo enorme. Lezione 21. L'arte di scrivere lettere. Ehi Anna, ho pensato a come passiamo così tanto tempo al computer in questi giorni, ma ormai raramente scriviamo lettere. È vero, scrivere lettere sembra antiquato, ma può essere un modo significativo per comunicare. Esattamente. Scrivere una lettera ti dà il tempo di riflettere sui tuoi pensieri ed esprimerli con attenzione. Adoro quell'idea. C'è qualcosa di speciale nel prendere carta e penna e prendersi il tempo per entrare in contatto con qualcuno. Sì, sembra più personale di una breve email o di un messaggio di testo. Hai mai scritto una lettera a qualcuno? L'anno scorso ho scritto una lettera a mia nonna. Le piaceva riceverlo e lo teneva persino sulla scrivania. È meraviglioso. Deve averla fatta sentire l'amata. Di cosa hai scritto? Ho condiviso storie sulla mia vita, sui miei studi e sui miei amici. È stato bello darle uno sguardo nel mio mondo. Sembra adorabile. È bello condividere le esperienze in modo più intimo. Hai incluso disegni o decorazioni? Sì, ho aggiunto alcuni scarabocchi e ho utilizzato elementi di cancelleria colorati. Ha reso la lettera più divertente e coinvolgente. È un tocco fantastico. Personalizzare le lettere può renderle ancora più speciali. Dovrei provarlo la prossima volta.
Decisamente. Aggiunge un tocco unico. Hai pensato di scrivere lettere ad amici o familiari? Io penso che sarebbe un ottimo modo per riconnettermi con persone con cui non parlo da un po'. Assolutamente. Puoi innescare conversazioni e riaccendere vecchie amicizie. Inoltre, dimostra che ci tieni. Sì, e scrivere una lettera aiuta anche a organizzare meglio i tuoi pensieri rispetto a scrivere velocemente su un computer. Questo è un buon punto. Puoi riflettere attentamente sulle tue parole e trasmettere davvero i tuoi sentimenti. Esattamente. È quasi come una piccola capsula temporale dei tuoi pensieri e delle tue emozioni in quel momento. Adoro quell'idea. Pensi che oggigiorno più persone dovrebbero provare a scrivere lettere? Decisamente. Potrebbe essere una pausa rinfrescante dalla comunicazione digitale e incoraggiare connessioni più profonde. Sono d'accordo. Inoltre, ricevere una lettera scritta a mano può rallegrare la giornata di qualcuno. Sembra un regalo a sorpresa. Sì, immagina di aprire la tua casella di posta e di trovare una lettera invece che solo fatture o annunci pubblicitari. Sarebbe davvero una bella sorpresa. È un ottimo modo per mostrare apprezzamento per qualcuno. Penso che inizierò scrivendo una lettera al mio amico all'estero. Sarà una sfida divertente.